Ieri notte ho finito di leggere L'amore mio non muore di Roberto Saviano e oggi ve lo racconto. Ovviamente vi racconterò la mia esperienza di lettura, ciò che ho provato, ma soprattutto vorrei anche raccontarvi le riflessioni che mi ha fatto nascere questo libro, che come potete immaginare è uscito questo martedì, l'ho finito oggi, che siamo a giovedì, ho letto praticamente d'un fiato. Non è una cosa scontata per me leggere un libro così contemporaneo, perché di norma leggo sempre dei classici e quindi privi di quella data di pubblicazione così prossima che in qualche modo ti fa anche emozionare un po', no? Infatti andare in libreria, entrare lì, sperare che avessero il libro martedì è stato molto bello, iniziarlo subito. Come vedete anche l'impaginazione è molto semplice, ci sono tanti dialoghi, si legge molto veloce, in un paio di notti insonni si può leggere tranquillamente. Così è stato e ora vi racconto quello che potete trovare all'interno di questo libro. Una cosa molto importante da dire è che questo è un romanzo che unisce tante delle qualità di Roberto Saviano. In primis la sua capacità giornalistica e in secondo luogo la sua capacità di scrittore e di romanziere. Infatti ci troviamo davanti ad una storia vera che però viene romanzata e che viene creata per congetture, cioè molti dei dialoghi sì sono provati, sono reali, ma Saviano li ricostruisce appoggiandosi sia sulle informazioni che ha studiato e approfondito nelle carte dei tribunali, ma anche attraverso il racconto di parenti prossimi di Rossella, come nel caso del cugino. Saviano, come ha già detto poi in molte altre interviste, decide di raccontare questa storia impossibile perché è una storia vera, sì, ma soprattutto perché è la storia d'amore più intensa che lui abbia mai conosciuto e che abbia mai letto. E devo ammettere che dentro questa storia c'è veramente di tutto. E il fatto che la protagonista sia così giovane, secondo me, ci permette anche di affrontare quella forma di amore più serena, più libera, più leggera, ma anche più ingenua. La ragazza dai capelli biondi, gli occhi azzurri e l'aria di chi ha appena fatto una terribile scoperta è seduta in treno e ha il viso rivolto all'esterno. Rossella Casini, nata a Firenze il 29 maggio 1956, si è illusa per qualche tempo che la guerra si potesse osservarla dal finestrino, proprio come lei adesso osserva il paesaggio che scorre a ritroso da Roma di nuovo verso la Calabria, senza peraltro vederlo davvero. Le è arrivata fin dentro casa la guerra, proprio a un passo, e questo l'aveva perfino atteso. Se ne vergogna, non lo direbbe mai, ma lei la guerra l'aveva addirittura invocata. Questo libro, come avrete già sentito e letto, narra una storia d'amore molto semplice, quella tra Rossella e Francesco. I due si incontrano un po' per caso, in quanto Rossella studia a Firenze, ma dei rumori provenienti da un appartamento vicino iniziano a infastidire tutta la sua famiglia. La madre, un po' scocciata, va a chiedere cosa stesse succedendo e 3 ragazzi arrivati da poco dalla Calabria, studenti fuori sede, rispondono che traslochi questo fanno, no? Rumore, casino tutto il giorno. La cosa continua per un paio di giorni e Rossella, stanca, va in prima persona a parlare, bussa, conosce i 3 giovani, uno dei quali è Francesco, che poi, così per vezzo e per scherzo, viene chiuso fuori insieme a lei dai suoi coinquilini. Troviamo quindi un inizio della storia molto semplice. Rossella studia con poca voglia e con pochi risultati, ha 2 genitori che le vogliono molto bene, vive tranquillamente, ma qualcosa di strano nasce in lei appena conosce Francesco. Ma ancora prima, secondo me molto importante da mettere in evidenza, è necessario dire che Rossella è molto gettonata, piace moltissimo ai ragazzi, ha ancora un ex ragazzo che le sbava ancora dietro, ma poi la sua migliore amica Nina, che sta frequentando un ragazzo molto più grande di lei che ci interesserà affrontare dopo, le chiede di fare un'uscita a 4 e Rossella lì di nuovo ruberà il cuore di questo giovane che tra l'altro è un amico del suo ex fidanzato. Proprio all'inizio del libro, siamo a pagina 32, c'è una descrizione di questo suo ex ragazzo che continua a sbavarle dietro, che secondo me è di fondamentale importanza. La descrizione che ne fa Rossella di questo uomo larva, che vi leggerò tra poco, la ritroveremo in moltissimi altri personaggi all'interno della storia. Francesco, che verrà definito da Saviano larva di nuovo e forse pensato tale da Rossella nel momento finale, di cui però parleremo tra un po'. È davvero successo qualcosa ad Antonio? È davvero cambiato? Oppure si è soltanto rivelato? Rossella sta pensando al suo ex fidanzato. Da un certo punto di vista, cioè quello di Rossella, è avvilente sentirne la presa sempre più stretta, che non molla, le unghie nella carne più per principio che per necessità. Ecco il punto. La presa di Antonio intorno a lei ha iniziato a stringersi quando lei ha iniziato a stufarsi. Tutto questo è di una banalità atterrente. In amore vince chi fugge, eccetera.
Eppure è proprio così che è andata. Antonio ha attraversato 3 fasi: quella dell'uomo di sostanza, a cui è seguita quella dell'ometto assillante, a cui è seguita quella dell'omiciattolo piagnucoloso. I due si vedono al bar, lui è geloso, prova a riconquistarla ma non ce la fa. Rossella non prova più il minimo interesse verso questo ragazzo, che poi successivamente definisce una larva. Se ne va, lo manda a fanculo e continua la sua giornata un po' scossa. Ho citato poco fa la migliore amica di Rossella, Nina, che inizia a frequentare questo ragazzo molto più grande, ma è anche importante mettere in evidenza come gli anni in cui è ambientata questa storia siano anni molto complessi, pieni di rivolte politiche, ma allo stesso tempo si fa avanti insinuandosi anche un grandissimo nuovo pericolo, che è quello dell'eroina. Non a caso Nina, amica di Rossella, finirà, un po' anche lei per amore, a provare questa droga pur di non perdere il suo compagno, che la porterà a un'overdose, e successivamente litigherà proprio all'ospedale con la sua migliore amica Rossella, che è lì sconvolta, che la vede, ha paura di perderla. Ma tra le due sembra essere apparso quasi una sorta di iceberg gigante e talmente freddo da bruciarle. E ho ragionato molto su questa cosa qui, no? Sull'amicizia in questa età in cui qualcosa irrompe e che infrange tutte le amicizie che sembravano così vitali e necessarie precedentemente. E secondo me questo è proprio l'amore. Ci si innamora e in qualche modo quell'importanza che davamo agli amici viene scavalcata dal fidanzato o dalla fidanzata, e quindi gli amici scendono al secondo posto e al terzo, ancora sotto di loro, ci sono i genitori. Genitori che nel caso di Nina, migliore amica di Rossella, sono divorziati, sono separati, la madre soffre terribilmente, questo fa soffrire anche la figlia, e genitori che nel caso di Rossella faranno fatica per tutto il tempo a capire il guaio nella quale la figlia si è messa senza comprenderne bene la gravità. Tra Rossella e Francesco l'amore prende piede nella forma più semplice, è il tipico innamoramento dei 20 anni in cui tutto sembra nuovo, tutto appare unico e da conquistare. Lei è talmente persa che a un certo punto i suoi genitori invitano Francesco a cena per capire un po' chi è questo mago che ha così tanto stregato la propria figlia. C'è anche una scena abbastanza divertente in cui mette le scarpe di un suo amico pur di far bella figura, ma a un certo punto, come sempre accade, inizia ad insinuarsi nella testa di Francesca qualche dubbio, sia perché le capacità economiche di Francesco sono molto nette, molto evidenti. C'è un episodio stupendo in cui lei ammette di non aver mai visto un cavallo e lui gliene fa trovare uno preso direttamente dal Palio di Siena e glielo mostra, lei lo accarezza, e quella parte lì è veramente incredibile perché lei si sente un po' come una bambina davanti a questo dono che però è addirittura in carne ed ossa. Ma c'è un momento molto importante quando lei chiede di sapere di più della sua famiglia e lui è sempre un po' schivo, ma lei, insistendo, a un certo punto convince Francesco a portarla a casa sua e a presentarla ai suoi genitori a Palmi, in Calabria. Cosa succede però? Il libro è frastagliato da momenti in cui il focus passa ai membri di due famiglie che iniziano lo scontro mortale a seguito di un litigio in discoteca. Arrivata in Calabria, Francesca nota subito che c'è qualcosa di strano: reverenza, omertà, rispetti reciproci che arrivano in modo particolare. Capisce subito che questa ricchezza di cui gli parlava Francesco, che manifestava, in realtà è dovuta da un'affiliazione con una delle famiglie che inizia lo scontro e la faida. Dimmi una cosa. La voce le trema dalla rabbia. Lui si volta, ha uno sguardo che è per metà di stanchezza e per l'altra metà di desolazione. Dimmi, secondo te io sono un imbecille? No, dimmelo, lo voglio sapere. Tu ti sei fidanzato con un imbecille, con una grulla? Ma che vuoi dire? Non ti capisco. Senti, vaffanculo. Rossella ricomincia a rovistare nell'armadio, prende ciò che trova e lo lancia sul letto. Francesco sbuffa, continua a passarsi le mani sulla faccia, si alza e va da lei. No, lei si scrolla le sue mani di dosso. Secondo te io non ho capito niente, vero? Capito che? Secondo te io non ho capito chi è il tuo babbo, cos'è la tua famiglia? Lui le fa cenno di abbassare il tono, ma lei non lo ascolta. Cosa sei te per la tua famiglia? Secondo te io... Vabbè, basta, lascia stare. Te l'ho detto, me ne vado. Io in mezzo a codesta merda non ci voglio mica stare. Ma già poco dopo capiamo che questa decisione di lasciare la Calabria non è così semplice, così leggera per Rossella, che sì, torna a Firenze, ma passa 5 giorni terribili. Arriva il vuoto. Il genere di vuoto che solo l'esperienza può in parte lenire, ma lei non ne ha. Lei non conosce la vertigine di una caduta senza fine, il nodo alle viscere, la nausea che spinge in fondo allo stomaco, quando vorresti buttar fuori anche gli intestini, ma non ne esce nulla. Solo il conato di un'anima appassita che abortisce in un colpo di tosse, in un pianto senza consolazione, un dolore senza sedazione. Cosa fare quando nessun'acqua più disseta, nessun cibo più sfama e nessun letto più da riposo?
L'amore suo non muore e questa adesso è una maledizione, perché Rossella vorrebbe che crepasse, però l'amore non si nutre di cibo e non soffoca nell'asfissia di un cuore dolente, si nutre di pensieri, quindi ha sempre di che alimentarsi. Si nutre adesso dell'assenza, si nutre della fame stessa. Rossella soffre terribilmente, si trova davanti a un bivio che la schiaccia, sa che tutto quello che sta facendo è sbagliato, ma non riesce a farla meno. Soffre, ha dato un dito, ma sente proprio di essere stata ingerita dalla situazione, dal suo amore, da questa sua prima esperienza, dal tempo trascorso con Francesco nella sua camera a Firenze quando le fa la sorpresa e per Natale si ferma lì. Tutto sembra schiacciarla e non capisce bene. Gli manca l'aria, gli manca qualsiasi cosa che l'ha fatta star bene fino a quel momento. Capisce che di amore ci si infetta e ci si ammala. È una sorta di malattia la sua, una condanna, una destinazione prescritta e inesorabile. Quell'amore lentamente la porterà a morire. E questo libro si conclude in un modo che mi ha fatto particolarmente male, soprattutto perché vengono messe a galla tutte quelle antiqualità che caratterizzano gli uomini, e con uomini intendo il genere maschile. E proprio facendo riferimento a questo, c'è un momento nel libro in cui dopo l'overdose di Nina, la migliore amica di Rossella, lei incontra il ragazzo con cui aveva fatto l'uscita 4 per fare il favore a Nina e per un attimo Rossella perde completamente il controllo, è completamente schifata da lui, ma il suo schifo si rigetta per un istante anche su Francesco. Nota che i due in qualche modo si somigliano. Questo è molto importante perché mentre la faida va avanti e non si parla più di una vendetta legata a hai ucciso mio padre, devo uccidere il tuo. Diventa una questione numerica. Hai ucciso 2, io ucciderò 5. Hai ucciso 5, io ucciderò 10. Le dinamiche si complicano moltissimo e a un certo punto Francesco stesso viene ferito con un pugno che in realtà è un proiettile ma che non lo uccide. Ma rimasto in uno stato vegetativo, soprattutto per i primi giorni, Rossella lo attacca pesantemente e lo porta a confessare tutto quello che sa riguardo a questa faida ad un investigatore e lo stesso farà lei. Ma l'ultima voragine viene aperta dal ritrattare di Francesco, che non solo ritratta e ritorna in Calabria per l'ennesima volta da buon uomo giardiniere che non può fare a meno delle sue radici, ma che addirittura, e questo è proprio dilaniante, convince lei a fare la stessa cosa, ma non solo. Francesco la convince, insieme anche ad altri personaggi all'interno del romanzo di cui non vi ho parlato, ad andare lei stessa a parlare con il capo della famiglia avversaria che sta spargendo tutto questo sangue. Questo racconto potrebbe finire qui, dovrebbe finire qui. Rossella adesso dovrebbe riprendersi il suo amore e metterselo in tasca, tenerlo al caldo, rimescolarlo e farne ciò che vuole. Però l'amore, quando è smisurato, non muore. Si stacca dal proprio oggetto e si rifonda su un proprio corpo, acquista sostanza, diventa materia, esiste. E lei ormai non può più distruggerlo. È troppo potente. Se adesso piange Rossella, non è per la delusione. Non è perché Francesco è una larva. Questo è una larva ed è colpevole. Non è per questo. È perché non può fare a meno di amarlo e perché lo ama ancora. I due non parlano per un po'. Rossella, dopo l'ultimo colloquio in prigione, nel frattempo, durante quella sparatoria che ha portato Francesco in ospedale, anche lui ha colpito qualcuno ed è stato messo in prigione, è convinta di dover fare questo passo. Un passo che lei sente essere completamente sbagliato, ma dalla quale non riesce a tirarsi indietro. Ed è proprio qui il luogo in cui gravita questo amore così potente. Questa cecità totale caratterizza questa storia e che la porterà, sì, ad avvicinarsi all'altra famiglia, a parlare con la moglie del capofamiglia e a parlare direttamente con lui, che le punterà una pistola in testa, ma sarà talmente allibito dall'ingenuità di questa ragazza da lasciarla libera, se non fosse che due dei suoi scagnozzi, sapendo che nessuno a parte il capofamiglia sarebbe dovuto uscire da quella catapecchia nella quale si nasconde, la prendono, la stuprano, la uccidono e la smembrano. E tutto questo accade solo per amore, per il dannato, nauseante amore, il soffocante amore, il formidabile amore che ancora si ostina a camminare sulle proprie gambe, ancora respira, soltanto per amore. Intontita dall'amore, dominata dall'amore, annientata dall'amore, Rossella muore. Il libro ha un finale molto particolare perché in realtà ci sono 3 epiloghi. Il primo è quello fantoccio, inventato dalla famiglia di Francesco, che la vede fuggire con un giapponese. Il secondo è quello che vi ho detto, dello smembramento e l'abbandono del suo corpo nella Costa Viola. Il terzo, che vi lascerò scoprire,
È un epilogo sognato, inventato, forse addirittura bramato da Roberto Saviano stesso. Termino questo approfondimento mettendo un piccolo focus sul titolo, L'amore mio non muore, che scopriamo all'interno del libro essere il nome di una pellicola che Francesco e Rossella guardano insieme ai suoi cugini. Il titolo esatto del lungometraggio è Ma l'amor mio non muore. Elsa, protagonista del film, è morta, ma il suo amore no. Non è stupefacente, non è formidabile, non è il segno stesso, forse l'unico, di una firma umana che scavalca il confine mortale? Quest'amore che infuoca le carni e continua ad ardere quando le carni sono ormai combuste, che resta uguale, ancora si agita come un cagnolino che, morto il padrone, da uno strattone al guinzaglio e corre via, libero per le strade, vispo e chiassoso come mai prima, ignaro del tutto, preda dell'ostinazione. Rossella si guarda intorno. Chi fra tutte quelle persone riaccenderà la torcia di un amore vagabondo? Chi fra tutti quegli umani disseterà la gola di un amore riarso? Chi aggiungerà un mattone sul castello della sua perduranza? E se poi, gira e rigira, l'amore fosse sempre lo stesso, balzato di bocca in bocca, di cuore in cuore, di libro in film, di poesia in canzone? I figli di Eros sanno essere ingrati, talvolta dimenticano il viso di chi li ha creati. Talvolta lo ripudiano, lo calpestano, lo ignorano, se ne sbarazzano senza troppi complimenti. Ma lui trova sempre una strada e qualcuno che lo accolga. Adesso alberga negli occhi di Rossella. Non solo quel momento specifico del libro, ma se c'è una cosa che esce da tutta questa storia è la capacità di questa giovane di sapersi dimenticare di se stessa semplicemente per amore. Rossella è una specie di Ofelia che si ritrova vittima di scelte stupide fatte da uomini anche per lei. Uomini che pensano al potere, che pensano alla gerarchia, che ricordano il dolore, che vogliono provocarne altro, e lei lì, che vede prima il suo Amleto impazzire completamente, non capire la gravità della situazione, vede i familiari di Amleto venir meno, ma poi si lascia morire, un po' come Ofelia, a cui dopo essere caduta nel lago gli si gonfiano le vesti e che potrebbe nuotare, ma in realtà si lascia affondare. Questa è una grandissima storia d'amore perché ci insegna tanto e soprattutto perché è un archetipo di tutte quelle cose che sentiamo dire, che viviamo anche noi, ma che poi vengono nascoste o semplicemente dimenticate.